Guarda la tua mano. Fissa l'oro che porti al dito. Forse è una fede nuziale o un vecchio anello di famiglia. Ti hanno detto che viene da una miniera in Sudafrica o in Siberia. Ti hanno mentito. Quello che vedi non è nato sulla terra. È un cadavere. È ciò che resta di una delle esplosioni più violente nella storia dell'universo. Per creare quel piccolo cerchio di metallo, 2 mostri cosmici hanno dovuto morire. Per capire l'oro, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo, prima che la Terra esistesse. Dobbiamo trovare una stella di neutroni. Immagina il Sole. Ora schiaccialo, comprimilo con una forza divina finché non diventa grande quanto la città di Roma, 20 chilometri di diametro, ma conserva tutta la sua massa. Il risultato è un oggetto così denso che la mente umana fatica a concepirlo. Facciamo un gioco. Prendi un cucchiaino da caffè, immergilo nella superficie di questa stella di neutroni e raccogli un po' di materia. Solo un cucchiaino. Sai quanto pesa? 1 miliardo di tonnellate. Come se prendessi ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni grattacielo, ogni montagna, e li schiacciassi dentro quel cucchiaino. Se lo lasciassi cadere a terra, non si fermerebbe al pavimento. Bucherebbe la crosta terrestre come un proiettile nel burro. Le stelle normali, come il Sole, sono fornaci. Fondono idrogeno in elio, poi elio in carbonio, e così via. Ma c'è un muro contro cui tutte le stelle si schiantano: il ferro. Fondere il ferro non produce energia, la consuma. Quando una stella arriva al ferro, muore, si spegne. L'oro è molto più pesante del ferro. Una stella normale non ha abbastanza forza per crearlo. Serve qualcosa di più estremo. Ecco perché l'oro è raro. L'universo non lo crea volentieri. Serve un evento catastrofico. Serve che 2 di queste stelle di neutroni, questi mostri di densità, si trovino vicine, legate dalla gravità, condannate a una danza mortale. Immagina 2 trottole grandi come città che ruotano l'una attorno all'altra a velocità folli. Mentre ruotano, non scivolano nel nulla. Trascinano il tessuto dello spazio-tempo con loro. Creano onde gravitazionali. Queste onde rubano energia al sistema. Le stelle si avvicinano, sempre di più. Girano più veloci, 100 volte al secondo, 1000 volte al secondo. Il suono che produrrebbero, se ci fosse aria, sarebbe un fischio acuto che sale di tono fino a spaccare i timpani. Poi succede. Il contatto. Non è uno scontro tra rocce. Le superfici si toccano a 1/3 della velocità della luce. La materia non si schiaccia, si vaporizza. La temperatura sale istantaneamente a 100 miliardi di gradi, più calda del centro del Sole. In una frazione di secondo viene rilasciata più energia di quanta il Sole ne produrrà nella sua intera vita. Gli astronomi la chiamano kilonova, 1000 volte più luminosa di una nova classica. Ma la luce è solo l'effetto collaterale. La vera magia accade dentro quella palla di fuoco. È qui, in questo inferno, che l'universo diventa alchimista. I neutroni vengono liberati dalle loro prigioni gravitazionali e iniziano a correre come impazziti. Immagina di dover riempire una valigia mentre corri una maratona. Hai pochissimo tempo. Qui accade lo stesso. I nuclei di ferro vengono bombardati dai neutroni, non uno alla volta, a migliaia. È una mitragliatrice subatomica. I neutroni si attaccano al nucleo prima che questo abbia il tempo di decadere. Si ingrossa, diventa pesante, instabile, mostruoso. E improvvisamente la frenesia si ferma. L'isotopo instabile decade, si riassesta. E quando la polvere si posa, quello che resta non è più ferro. È l'elemento numero 79. Oro. Oro puro, radioattivo, appena nato. In quel singolo secondo, la kilonova ha prodotto una massa d'oro pari a 10 volte la massa della Terra.
10 pianeti fatti interamente d'oro massiccio. Ma questo tesoro non resta lì. L'esplosione lo scaglia via. Una nube di gas ricca di oro, platino e uranio viene sparata nello spazio interstellare. Viaggia per milioni di anni. Attraversa il vuoto, si mescola con nubi di idrogeno. Diventa polvere di stelle. Una polvere molto, molto costosa che vaga in cerca di una casa. 4 miliardi e mezzo di anni fa, una di queste nubi dorate passava dalle nostre parti, proprio mentre si stava formando un nuovo sistema solare, il nostro. Quella polvere d'oro è stata catturata dalla gravità del neonato Sole. Ha iniziato a girare nel disco protoplanetario. Granelli d'oro si sono scontrati con rocce, ghiaccio e fuoco. La Terra primordiale era una palla di magma liquido. L'oro è pesante, molto pesante. Quindi ha fatto quello che fanno le cose pesanti in un liquido. È affondato. Quasi tutto l'oro della Terra è colato giù, verso il nucleo. Oggi, il 99% dell'oro del nostro pianeta è sepolto a 3000 chilometri sotto i tuoi piedi, irraggiungibile. Se tutto l'oro è nel nucleo, perché ne troviamo nelle miniere? Perché possiamo indossarlo? La risposta arriva dal cielo. Milioni di anni dopo che la crosta terrestre si era solidificata, una pioggia di meteoriti ha colpito il pianeta. Questi asteroidi erano ricchi dell'oro rimasto nello spazio. Hanno verniciato la superficie della Terra con nuovo oro. L'acqua calda e i vulcani hanno fatto il resto. Hanno sciolto questo oro meteoritico, lo hanno concentrato nelle vene di quarzo, nelle montagne, nei fiumi. L'uomo lo ha trovato, lo ha desiderato, ha ucciso per averlo, ha costruito imperi basati sulla sua lucentezza, senza sapere la vera storia, senza sapere che stava combattendo per la cenere di una stella morta. L'oro è speciale per un altro motivo. È quasi immortale. Non arrugginisce, non si corrode. L'oro che era nella maschera di Tutankhamon è lo stesso oro che oggi è nel circuito del tuo smartphone. Gli atomi non cambiano. Sono testimoni eterni di quell'evento cosmico. Passano di mano in mano, di secolo in secolo, indifferenti alla nostra breve vita. Per decenni, questa è stata solo una teoria. Poi, nel 2017, i nostri rilevatori hanno tremato. Onde gravitazionali. Provenivano da una galassia lontana 130 milioni di anni luce. I telescopi hanno puntato lì. Hanno visto il lampo della kilonova. E nello spettro della luce, inequivocabile, la firma chimica dell'oro. Avevamo visto la fabbrica in azione. Non è solo l'anello. Piccolissime tracce d'oro sono anche dentro di te, nel tuo cervello, nelle tue articolazioni. Sei letteralmente intrecciato con l'universo. Ogni volta che guardi quel metallo giallo, ricorda. Non stai guardando una ricchezza terrestre. Stai guardando l'eco di una collisione che ha scosso la galassia. La prossima volta che stringi la mano a qualcuno o tocchi un gioiello, pensa alla pressione, al calore, al viaggio impossibile di quegli atomi. Siamo circondati da miracoli che diamo per scontati. La realtà è molto più preziosa di quanto sembri. Io sono Renderium e questa è la nostra eredità stellare. Iscriviti per continuare a esplorare l'infinito.